Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. In realtà in questo video noi andremo a continuare il lavoro che abbiamo iniziato nel video precedente, ovvero nel video numero 10 per principianti, e quindi continueremo a inserire gli oggetti che mancano nelle varie sedi ricavate sulle facce di questo cubo. Però prima di cominciare vi chiedo, come faccio sempre, di iscrivervi al canale. Detto ciò, partiamo e andiamo a prendere l'oggetto cilindrico, che sarebbe questo, il componente cilindrico, lo selezioniamo, gli diciamo apri. Questo oggetto in realtà dovrà essere montato sia in questa sede che in quest'altra sede, quindi deve essere presente due volte all'interno di questo assieme. Però iniziamo con la prima sede, che è questa sorta di foro ricavato sulla faccia del cubo, ce lo avviciniamo usando, io uso il CTRL ALT tasto destro e il CTRL ALT tasto centrale, ma ricordatevi che voi volendo potete anche utilizzare il trascinatore 3D che si può accendere o spengere con questo tasto. Ok, questo è un oggetto cilindrico, in realtà è un esempio abbastanza importante perché ovviamente in meccanica ci capiterà spesso di assemblare oggetti cilindrici all'interno di ovviamente fori o sedi simili, così anche da mostrarvi che Creo ha un comportamento particolare in questo caso, ovvero ci aiuta a fare meno clic per assemblare un oggetto cilindrico come può essere una vite, un perno, un albero, eccetera, eccetera. In effetti io vado adesso a definire i vari vincoli che servono, quindi seleziono questa faccia, in realtà la superficie cilindrica laterale di questo cilindro, vado a selezionare la superficie laterale di questo foro e immediatamente Creo mi definisce un vincolo di coincidenza, che però è una coincidenza assiale, quindi mette in corrispondenza gli assi dei due cilindri che ho selezionato. Continuo, scelgo questa faccia e poi con la tecnica della preselezione delle geometrie nascoste vado a selezionare anche la faccia che sta qui dietro, tasto destro, la trovo, la confermo col sinistro, mi propone un vincolo di distanza, ma a me non va bene, e lo vado a convertire in un vincolo di coincidenza. Già qui un occhio attento noterebbe qualcosa che è un po' discordante dalla logica comune, ovvero mi dice che l'oggetto è completamente vincolato, anche se poi mi dice tramite presupposti, me lo mostra in effetti anche in giallo, però è completamente vincolato, ma se io premo CTRL ALT tasto centrale, in realtà questo oggetto può ruotare intorno al suo proprio asse, e questo è proprio quello che ci dice la logica, nel senso che è chiaro che rimane il grado di libertà della rotazione su quell'asse. Questo perché Creo Parametric su oggetti cilindrici, appunto per farci risparmiare click, ipotizza, presuppone il terzo vincolo. Questo perché nel 90% dei casi, se dobbiamo montare delle viti, non ci interessa come la testa è orientata, e quindi per farci risparmiare lavoro, per farci risparmiare tempo e click, ipotizza lui il terzo vincolo. Questo meccanismo avviene perché è flaggata questa opzione, questa voce che troviamo in questo menu, che è appunto la voce consenti i presupposti, e proprio per questo motivo nello stato ci dice che è completamente vincolato tramite i presupposti. In effetti, se disattiviamo questa voce, noteremo che l'oggetto diventa viola e ci dice che non è più completamente vincolato, ma è parzialmente vincolato. Quindi semplicemente è un meccanismo che dobbiamo conoscere, che serve ad aiutarci a farci risparmiare lavoro. Se poi vogliamo aggiungere un terzo vincolo, quello che possiamo fare è o disattivare il consenti presupposti e aggiungerlo, oppure lasciare il consenti presupposti attivo e forzargli un terzo vincolo, andandogli a dire anche da qui un nuovo vincolo. E a questo punto gli posso dire che questa faccia voglio che sia orientata parallelamente a questa, quindi scelgo questi due vincoli, ma gli propongo un vincolo di parallelismo, e quindi posso comunque forzare un terzo vincolo nonostante il consenti presupposti, che adesso non si vede più, era attivo, e quindi posso confermare. Ok, adesso vado a ripetere l'assemblaggio sempre del cilindro, me lo avvicino all'altra faccia, lo ruoto, anche in questo caso seleziono le due superfici cilindriche e poi seleziono la faccia di battuta. Col tasto destro vado a selezionare quella nascosta e riesco a inserire questo oggetto. Qui lascio consenti presupposti, non definisco un terzo vincolo e confermo. Andiamo a montare l'oggetto conico
componente di forma conica che andrà inserito in questa sede, quindi facciamo assembla, prendiamo il tronco di cono di colore viola, lo portiamo dentro, ok, in questo caso ce l'ha portato dall'altra parte e quindi è sicuramente comodo potersi spostare il componente. A tal riguardo vi dico che a volte capita che appunto i componenti quando li inseriamo all'interno dell'assieme non sono facilmente visibili, quindi o ve li spostate, ve li trascinate in una posizione comoda, ad esempio un modo per vederli bene spesso è quello di accendere il trascinatore, perché anche se sono nascosti un pochettino, il trascinatore si vede e quindi anche da qui li possiamo trascinare in una posizione più comoda, oppure potete anche decidere, e c'è chi è abituato a lavorare in questo modo, di vedere il componente in una finestra separata e tra l'altro noi possiamo anche definire i vincoli selezionando le superfici anche da questa finestra accessoria che abbiamo qui in alto a destra. Ed è una cosa che volendo si può fare. Quando apriamo questa finestra separata possiamo anche decidere di non vedere il componente nella finestra principale, ma di vederlo solo nella finestra separata. Però, insomma, non credo sia comodissimo. Oppure possiamo decidere di non vedere proprio la finestra separata. Questo dipende molto dalla vostra abitudine, dal vostro gusto personale. In qualche caso potrebbe comunque essere sempre comodo aprirsi la finestra e visto che ci siamo la andiamo a utilizzare. Quindi in questo caso possiamo selezionare la superficie del cono da qui, poi quella della sede da qui. Anche in questo caso definisce un vincolo di coincidenza che sarà sempre una coincidenza assiale, quindi in realtà non tiene conto della superficie conica, ma semplicemente dell'asse. Andiamo a definire il vincolo successivo, quindi lo facciamo da qua, selezioniamo questa superficie, poi andiamo qua, tasto destro, questa superficie. Ok. Anche in questo caso c'è il consenti presupposti, perché un oggetto conico, quindi tenuto per rotazione, è simile a un oggetto cilindrico, per quella che è la logica di definizione dei vincoli, e quindi c'è sempre il concetto del consenti presupposti. A noi ci va bene così, e quindi lo confermiamo. Passiamo all'assemblaggio di questa croce, qui, trasciniamo all'interno il componente che sarebbe questo oggetto blu, lo apriamo, in realtà chiudo la finestra perché in questo caso non voglio utilizzarla, in realtà il montaggio di questo oggetto è abbastanza semplice, chiudo anche questa finestra e spengo il trascinatore 3D perché in realtà è sufficiente definire due vincoli di coincidenza incrociati, quindi su quest'asse e su quest'altra asse, e in questo modo abbiamo un assemblaggio completo e totalmente vincolato e quindi lo andiamo a fare molto velocemente. Selezioniamo questa superficie con questa e quindi mi propone un vincolo di coincidenza, continuiamo, selezioniamo quest'altra superficie con quest'altra superficie e in questo modo abbiamo completamente definito i vincoli di questo oggetto, ma in questo caso non c'è manco il consenti presupposti perché questi due vincoli sono più che sufficienti per posizionare correttamente questo componente. Confermiamo. Passiamo a una situazione un attimino più complicata, però devo dire anche più rara da incontrare in un normale progetto meccanico, poi ovviamente ci sono i casi particolari che si presentano e bisogna saperli affrontare. E quindi andiamo a fare assembla, scegliamo questa sfera, ce la avviciniamo un pochettino in prossimità della sede. In questo caso selezioniamo le due superfici sferiche. Lui inizialmente ci propone un vincolo di coincidenza perché queste due superfici sferiche sono state sicuramente ottenute con una funzione di rivoluzione, quindi avranno un unico asse, tant'è che se li accendiamo vediamo che c'è un unico asse e lui li va a mettere in coincidenza. Però in realtà noi possiamo anche fare un discorso diverso. Per questo tipo di vincolo possiamo dirgli, perché lui riconosce che sono delle sfere, possiamo dirgli che vogliamo una coincidenza dei centri e non degli assi. E quindi gli diciamo centro. E in effetti lui va a posizionare poi correttamente la sfera all'interno della sede. Adesso però per vincolare completamente questa sfera, perché in realtà adesso questa sfera può ruotare, ed è libera di ruotare nelle due direzioni che gli rimangono,
Anzi, ho detto una stupidaggine nelle tre direzioni che gli rimangono. Io invece voglio bloccarla, accendo i piani, cosa che a volte può un attimino spaventare perché se accendo i piani poi vengono mostrati tutti i piani e in realtà quello che faccio è andare a selezionare un piano della sfera. Ricordatevi sempre che quando vi fermate un attimino sul bordo di un piano o di una superficie che sto selezionando, Creo mi mostra appunto una finestrella dove mi descrive di che geometria si tratta e a quale componente appartiene. In questo caso vediamo in basso appunto che appartiene al componente che si chiama sfera diametro 40 ed è il piano top di quel componente. Quindi lo vado a selezionare e poi seleziono la faccia del cubo. In questo caso lui mi propone un vincolo offset angolo, ma io gli vado a dire una coincidenza. Mi mette in coincidenza i due piani e quindi anche qui c'è il meccanismo di consenti presupposti attivo che mi fa sì che questo oggetto sia completamente vincolato e quindi lo posso tranquillamente confermare. Spengo i piani, spengo anche gli assi e abbiamo completato il nostro assemblaggio. Come già vi ho accennato probabilmente nel precedente video, comunque l'assemblaggio dei vari oggetti può essere sempre modificato o corretto, semplicemente selezionando il componente che vogliamo correggere e possiamo andare a fare modifica definizione. In questo caso andiamo a modificare proprio la definizione del suo assemblaggio e quindi ad esempio potremmo andare a selezionare un vincolo e eliminarlo, tasto destro elimina, oppure selezionare un altro vincolo e possiamo anche disattivarlo. Questo ci consente di riprenderlo poi facilmente se vogliamo riattivarlo. Quindi disattivarlo rende semplicemente trasparente, invisibile momentaneamente, ma poi possiamo riprenderlo. Un'altra cosa che vi voglio mostrare è che se sono in una situazione di oggetto non completamente vincolato, quindi parzialmente vincolato, se lo vado a confermare, noterò vicino a quell'oggetto, nell'albero del modello, un rettangolino bianco. Questo rettangolino bianco, normalmente, come già vi accennavo nel video precedente, è bene che non ci sia, ovvero è importante che tutti i componenti siano completamente vincolati. Poi, per carità, ci può essere il caso particolare in cui decidete di non vincolarlo completamente per poi aggiungere il vincolo che manca successivamente, però per far sì che il progetto dell'assieme sia stabile e che non vi dia anomalie particolari, è sempre bene che tutti i componenti siano vincolati correttamente. Ok, detto ciò, direi che possiamo concludere questo argomento, quindi vi saluto e vi do un abbraccio a tutti. Ciao!